Questo è uno di quei pantaloni che non vorresti mai toglierti di dosso. Credo di non aver mai cucito qualcosa di così comodo. Per chi di voi è nuovo, ciao a tutti, io sono Sara, sono una stilista e nel video di oggi vi mostro come cucire un pantalone oversize in tessuto elasticizzato. Vi avevo già mostrato come creare il cartamodello di questo pantalone in un altro video che vi lascio in descrizione. Oggi partiamo da lì e arriviamo fino al pantalone finito e indossato che vi mostro alla fine del video. Per cucire questo pantalone userò principalmente la mia Pfaff Admire Air 6000 che mi ha inviato Pfaff per poterla usare nei miei progetti di cucito. È una taglia cuci ma che fa anche il punto copertura. Ma se voi non doveste avere una taglia cuci o una macchina che fa il punto copertura, non vi preoccupate perché per ogni passaggio vi spiegherò anche come fare quella cucitura con una macchina da cucire normale casalinga. E un'ultima cosa prima di iniziare, se preferite cucire anziché fare cartamodelli potete acquistare questo cartamodello in formato digitale già sviluppato nelle varie taglie standard scrivendomi alla mail che trovate in descrizione. E ora direi di iniziare con il taglio della stoffa. Voglio che questo pantalone sia super comodo, quindi ho scelto un tessuto di costina veramente morbido al tatto, di viscosa. Lo metto in doppio nella direzione delle cimose e piazzo sopra tutti i cartamodelli con la linea di dritto filo parallela alle cimose. Dato che il pantalone è simmetrico, in questo modo taglio 2 pezzi per ogni cartamodello. L'unica eccezione è il cinturino. Avevo preparato il cartamodello del cinturino lungo la metà perché ora lo vado a piazzare nella ripiegatura della stoffa. Così quando sarà tutto tagliato avrò un unico pezzo per la cintura della lunghezza corretta. Per prima cosa infilo subito la taglia cuci. Il punto taglia cuci sarà quello che faremo di più in assoluto per cucire questo pantalone e quindi è il primo che infilo. I punti copertura li faremo alla fine per fare gli orli al pantalone. Il punto che ho scelto di fare è un punto overlock a 3 fili largo, quindi mi serve soltanto un ago, il primo dei due, che ho già infilato. Ho infilato questi 2 fili per fare la parte di overlock fino a questo punto qui. Da qui si può fare l'infilatura ad aria che serve per infilare tutto questo casino qui in un secondo. Quindi proviamo, dovrebbe essere tutto impostato bene. Vai. Perfetto, e i fili sono usciti da qui. Quindi ovviamente ho impostato la macchina per fare un punto taglia cuci mettendo questo cursore su A, poi lateralmente ho impostato il selettore punto su B. B è la lettera da mettere per fare l'overlock che voglio fare io, che è questo numero 6. Poi ho impostato la lunghezza del punto su 2 e il trasporto differenziale su 1. Questo devo fare delle prove perché il mio tessuto è un po' spesso, quindi vediamo se è sufficiente. Ok, prove fatte, direi che sono venute molto bene e possiamo iniziare. Quello che prima di tutto va cucito qui è il sacco tasca esterno, che è questo pezzo, e va messo così. Quindi la prima cucitura che facciamo è questa con la taglia cuci. Il dritto è in fuori, quindi noi ci dobbiamo tenere il dritto verso l'alto. E per fortuna questo tessuto ha un dritto molto riconoscibile, quindi non facciamo errori. E adesso ci prendiamo appunto questo pezzo qui del sacco tasca e ce lo appoggiamo sul bordo della tasca dritto contro dritto, quindi questo è il dritto e va messo di qua e questo per di qua. Qui sto facendo un errore perché ho fatto questa cucitura con la taglia cuci, ma questa in realtà è l'unica cucitura che non deve essere elastica del pantalone perché sennò le tasche si aprono troppo usandole. Quindi voi fate una semplice cucitura dritta con la macchina da cucire normale e se lo avete stirate sopra la cucitura anche un nastrino dritto filo che serve a non far allungare le cuciture nel tempo. Io me ne sono resa conto dopo dell'errore e infatti ho dovuto fare questa cucitura in modo molto scomodo con le tasche già finite. Mettiamo una temperatura intermedia tipo seta o delicati perché la maglina è un po' delicata. Poi dobbiamo mettere rovescio contro rovescio, volendo possiamo ristirare dall'alto. Io forse qui non andrei tanto a rischiare di rovinare, la possiamo anche lasciare un po' morbida, possiamo proprio dare una
leggerissima stirata da sopra e basta, così. E altra cosa che avrei dovuto fare in questo momento, ma me ne sono resa conto alla fine, è questa cucitura qui che aiuta a tenere la tasca più piatta e a non farla aprire troppo. Anche qui è una semplice cucitura dritta a mezzo centimetro da quella che abbiamo appena fatto. Benissimo, andiamo avanti. Ora dobbiamo cucire questo sacco tasca, che è il sacco tasca interno, al davanti del pantalone. Qui siamo sull'interno del pantalone, questo è il rovescio, questo è il triangolino che guadagniamo di pantalone che va qui, ok, del davanti. Questo è un segno giusto di riferimento per segnare l'apertura tasca e noi adesso dobbiamo cucirci tutta la parte rotonda al sacco tasca interno che abbiamo già cucito sul pantalone. E cosa facciamo? Ci mettiamo dritto contro dritto sul sacco tasca interno. Quindi il dritto è questo. Quindi così, dritto con dritto, e ci spigliamo tutta la parte rotonda nelle due tasche. Io ho fatto con la tagliacuci anche questa cucitura, però col senno di poi è meglio fare la cucitura a 1 centimetro con la macchina da cucire normale facendo un punto dritto e poi usare la tagliacuci solo per rifinire i margini. Il motivo è che anche questa cucitura è meglio averla meno elastica perché se devo mettere cose pesanti in tasca non voglio che mi si allunghi nel tempo. Detto questo, andiamo avanti. La prossima cucitura che dobbiamo fare è l'interno gamba e l'esterno gamba per entrambe le gambe. Mettiamo dritto sopra. Ora anche qui ci mettiamo il dietro sopra al davanti, ovviamente sempre dritto contro dritto. Quindi questa gamba va di qua, quindi allineiamo il fianco e allineiamo l'interno gamba. Anche qui il margine di cucitura era sempre di 1 centimetro, ma dato che lo andiamo a cucire con il punto overlock largo, che è largo 6 mm, sappiamo che quando cuciamo dobbiamo scartare 4 mm di margine, che va proprio tagliato via con il taglierino nel punto della tagliacuci, nel punto overlock. Ora, queste cuciture verticali, se non avete una tagliacuci, le potete fare con la macchina da cucire normale utilizzando il punto zigzag e non serve fare altro, semplicemente facendo lo zigzag la vostra cucitura rimarrà elastica come l'overlock che sto facendo io. E in generale per cucire tessuti elasticizzati e se avete solo una macchina da cucire normale casalinga, la cosa migliore è cucire tutto con il punto zigzag. Bene, preparo l'altra gamba allo stesso modo e andiamo a cucire interno gamba ed esterno gamba. Ho alzato un po' il trasporto differenziale a 1,5 perché vedo che tende a fare delle ondine qua dietro e quindi è meglio avvicinarsi al 2 se succede questa cosa. Se succede che il tessuto sembra che si allunghi un pochino, ci spostiamo da 1 verso 2. Per ora provo 1,5 e vediamo se è sufficiente, se no porto a 2. Qui è importante, quando cuciamo il fianco, qui su dove c'è la tasca, è importante tenere tutti i livelli della tasca ben piatti e nella loro posizione finale, quindi no attorcigliati o cose strane, mi raccomando. E attenzione a controllare di tirare fuori tutti gli spilli che avete messo anche sotto. Ho stirato i margini di cucitura dell'interno gamba e del fianco verso il dietro e adesso non ci resta che unire la gamba sinistra con la gamba destra lungo la cucitura del cavallo. Per fare ciò la regola è sempre che devo inserire una gamba dentro l'altra e poi allineare i cavalli. Le devo inserire in questo modo. La gamba che viene inserita deve stare al dritto, quindi posizionata così con il dritto in fuori. Il buco invece, cioè quella in cui viene inserita, deve essere a rovescio. Diciamo che questa è quella in cui viene inserita, quindi la giriamo con il rovescio in fuori. Quindi la regola che io ho sempre imparato e che mi ricordo è manica dritta
Nel caso delle maniche funziona allo stesso modo, quindi giro manica e la manica è uguale, manica dritta, buco rovescio, in questo caso gamba che si inserisce dritta, buco rovescio, e devo metterla dentro in modo da allineare l'interno gamba. Quindi qui abbiamo gli interni gamba allineati, vedete che ora è dritto contro dritto e noi ovviamente vogliamo cucire dritto contro dritto come sempre. Li allineiamo e spingiamo i margini di cucitura verso il dietro, quindi verso di qua, e spilliamo. E ora molto semplicemente possiamo continuare ad allineare il cavallo da entrambi i lati e spillarlo insieme. Anche questa cucitura la faccio con la tagliacuci, voglio che stia morbida e al solito se non avete la tagliacuci e avete solo una macchina da cucire normale che fa cuciture dritte e zigzag, potete semplicemente fare la cucitura del cavallo con il punto zigzag. Vi lascio in descrizione il video in cui mostro come usare lo zigzag per cucire tessuti elasticizzati. Io qui, per fare più veloce, ho sempre tenuto lo stesso tipo di overlock per fare tutte le cuciture, però in realtà per questa cucitura, che deve essere più resistente, è meglio scegliere un punto overlock a 4 o 5 fili se la vostra macchina lo ha. Bene, ora andiamo a fare la cucitura del cavallo con il punto overlock sempre a 1 cm e verranno tagliati via 4 mm come prima. Rigiriamo al dritto il pantalone e anche il cavallo è fatto. Quindi ora possiamo mettere un attimo da parte il pantalone e occuparci della cintura. Adesso mi preparo in filata anche la mia macchina da cucire normale perché devo fare 2 cuciture anche con quella. Quindi ora ci prepariamo chiusa la cintura nel centro dietro che sarà di qua e quindi mettiamo dritto contro dritto e chiudiamo il centro dietro. Questo lo possiamo chiudere o con la tagliacuci o, se non avete la tagliacuci, con uno zigzag. In realtà è una cucitura che, se anche la fate dritta con la macchina da cucire normale punto dritto, va bene lo stesso, tanto questa non è che debba essere poi una cucitura elastica, diciamo. Quindi cuciamo a 1 centimetro qui e prepariamo, prima di andare alla macchina da cucire, anche il nostro elastico. Allora, io qui ho comprato 1 metro, ma sicuramente me ne serve meno. La mia cintura finita è alta 4 centimetri e il mio elastico l'ho comprato da 3,5. Voglio prenderlo un po' più piccolo perché sennò poi rischia di non starci, insomma. Me lo sono provato addosso nel punto più stretto della pancia, cioè dove arriverà il mio pantalone, e l'ho leggermente tirato, giusto perché non voglio che stia mollo, ma deve un attimo tenere sul pantalone. Il punto in cui ho messo lo spillo è quello in cui voglio tagliare l'elastico. Come lo cucio? Io non prevedo un sormonto dell'elastico qui, ma li affiancherò. Questo è un po' un trucchetto per non fare troppi spessori. Adesso vi mostro come cucirò questa cosa insieme. Allora, intanto ce lo tagliamo, quindi qui giù lo rifiniamo un pochino e qui lo tagliamo. Adesso questo me lo voglio chiudere a cerchio, esattamente come il tessuto esterno, e appunto non li sormonto perché questo sennò viene molto spesso. In realtà potete anche farlo in alternativa, però vi mostro come altro si può fare. Si può affiancare e per cucirli insieme mettiamo sotto un tessuto, un qualsiasi tessuto che non sia elasticizzato, deve essere bello fermo. Io uso la mia tela, quella che uso di solito per fare i prototipi. Mi taglio un rettangolino che andrà poi sopra, quindi come altezza lo voglio fare alto il doppio, quindi 3,5, 7 cm di altezza. Lo faccio largo, diciamo 1,5 e 1,5, quindi lo faccio largo 3, ma me lo lascio un po' più lungo, che così poi rifilo alla fine. Quindi 3 di larghezza è qua, possiamo fare diciamo 8,5, giusto un po' di più di quel che ci serve. Questa è una cosa che rimarrà assolutamente nascosta, quindi
non serve che ci preoccupiamo di rifinire questo rettangolino, insomma. Mettiamo i due lembi che si uniscono proprio al centro. Questo poi lo giriamo sopra, me lo fermo con uno spilletto qui sotto, ci metto anche uno spillo in mezzo così so che non vanno in giro. E adesso mi cucio un rettangolo, quindi qui sopra, qui e qui sotto, e poi una X in mezzo, così so che questo elastico sarà sicuramente chiuso qui in mezzo e non andrà ad aprirsi sicuramente. Ah, e alla fine posso rifilare il pezzo in eccesso, ovviamente. Questa è la nostra cintura, la mettiamo al dritto e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire questa dentro. Questa parte qui va nel centro dietro, che è questo dove c'è la cucitura. Allora dobbiamo scegliere quale delle due parti è interna e quale è esterna come cintura. Possiamo fare che questa qui è esterna e questa è interna. Questa poi una volta cucita sarà messa così. Io mi vado a cucire, giusto per fermarlo, questo elastico sulla cintura interna. Io dovrei avere 1 centimetro sopra e sotto di margine di cucitura, quindi per fermarmi questo elastico lascio 1 centimetro qui, 1 centimetro anche forse un pelo di più perché il mio elastico qui è 3,5 e non 4. Quindi mi posso contare appunto 1,5 centimetro, non di più, tipo 1,3, e lo spillo. Ora con la cucitura dritta cucio giusto 2 centimetri qui a cavallo della cucitura, in modo che questo poi sta fisso e non si arrotola, diciamo, dentro la cintura, e questa parte qui sappiamo che sta sempre nel centro dietro. Ok, fatta. Come vedete è praticamente invisibile, non si vede nulla. Ora, prossimo step è chiudere la cintura esterna, questa qui in tessuto, rovescio contro rovescio, questa volta, e la spillo tutta quanta. Benissimo, ora che la nostra cintura è pronta, cosa facciamo? Ci facciamo una cucitura dritta, proprio con la macchina da cucire, quella normale, a mezzo centimetro e non di più. Perché? Perché dopo la cucitura a 1 centimetro la faremo con la tagliacuci e la faremo per unire la cinturina al pantalone. Io qui sto utilizzando Aghi Stretch, mi raccomando fate attenzione a questa cosa perché se no rischiate di tirare il tessuto quando usate delle magline o dei jersey o tessuti di questo tipo. E questi aghi hanno una punta arrotondata che serve apposta per non rovinare il tessuto. E per questa cucitura non tirate il tessuto, cioè semplicemente stendetelo mentre cucite, ma non tirate. Ora dobbiamo attaccare la cintura, che adesso è bella pronta, al pantalone. Anche qui li attacchiamo con la tagliacuci, me lo metto dritto contro dritto, l'esterno è questo dove non c'è l'elastico attaccato, me lo devo girare così, quindi di qua è quello libero ed è l'esterno, me lo girerei indietro, quindi così, me lo metterei per fuori, la cintura in fuori e il pantalone per dentro. Ora allineo tutto quanto, quindi qui allineo il centro dietro con il cinturino, con la cucitura centro dietro del cinturino. Ok, me la giro tutta in modo che stia così, fuori dal pantalone. Quindi questo è il centro davanti e ce lo allineiamo. E adesso bisogna spillare un po' tutto.
La cintura è larga come il pantalone, quindi io posso stenderlo man mano, anche se c'è un elastico dentro, stendo tutto bene insieme e dovrebbe combaciare. E poi quando la andiamo a cucire facciamo la stessa cosa, quindi dobbiamo stendere bene il tessuto, un po' come abbiamo fatto questa cucitura dritta qui, anche con la tagliacuci dopo sarà la stessa cosa, quindi dobbiamo man mano che cuciamo stendere. E adesso siamo pronti a fare un overlock lungo tutto questo cerchio. Se non avete la tagliacuci, al solito qui potete fare un punto zigzag con la macchina da cucire normale. In entrambi i casi dovete fare attenzione a fare questa cucitura a 1 centimetro dal bordo. Allora, essendo che questa è elastica, in realtà potreste anche farla con la cucitura dritta della macchina da cucire, questa cucitura qui. Io tenderei comunque a farla con uno zigzag per essere sicuri che non tiri, e eventualmente poi vi potete anche rifinire questo margine con il punto zigzag in modo che non sfrangi. In entrambi i casi però fate attenzione che mentre cucite l'elastico sia il più in su possibile, in modo che non cuciate sopra l'elastico, perché l'elastico dentro poi deve stare un po' morbido e muoversi, non dovete fermarlo con questa cucitura. E la cintura è pronta. Ora non ci resta che fare l'orlo. Io l'ho provato addosso ovviamente prima di farmi l'orlo e vi consiglio di fare la stessa cosa anche a voi. In realtà ho dovuto tirare su molto più di 2 centimetri che avevo previsto. Qui in realtà li lascio 1 centimetro in più perché l'avevo tirato su un po' troppo, quindi qui ho tirato su diciamo 9 centimetri. Se ne tiro fuori un altro, diciamo 8. Ovviamente cosa faccio? Mi faccio un orlo a 2 aghi con il punto copertura a 2 cm dal fondo, e poi tutto ciò che c'è dentro in più lo vado a tagliare con la forbice a filo, perché avendo tanta stoffa mi conviene fare così sono sicura che il mio punto copertura viene fatto bene. Semplicemente spilliamo in su e tiriamo su 8 cm per entrambe le gambe. E avanti così fino alla fine per entrambe le gambe, e mi vado a preparare la macchina per fare il punto copertura. Se voi non avete una macchina che fa il punto copertura non c'è problema, ho già fatto un video in cui vi mostro 3 modi per fare orli su tessuti elasticizzati con macchina da cucire normale e con tagliacuci, quindi senza punto copertura. Vi lascio questo video in descrizione. Potete anche fare questo orlo qui, che è un altro ancora, che si chiama orlo lattuga, e vi lascio anche quel video sotto in descrizione. Anche questo è molto bello, soprattutto se avete dei tessuti di costina tipo questi qua, viene molto carino. Quindi c'è molta scelta anche se non potete fare il punto copertura. Io faccio il punto copertura perché è il più professionale, è quello che ti dà i 2 aghi, e quindi ci sta, voglio prendere la mano con questa nuova macchina e usarlo ovunque posso, diciamo. Quindi gli orli sono pronti per essere fatti e andiamo a vedere la macchina. Ora io farò un punto copertura largo, questo qui, la lettera è la J, quindi l'ho messa qua per dirgli che punto è. Le tensioni si sono regolate in automatico. Essendo un punto largo utilizzo il primo ago e il terzo, quindi sono questi 2 fili. Questo qui invece è il filo che fa tutto il lavoro sotto. Quindi i primi 2 li ho già infilati e sono qui in questi 2 aghi, e questo l'ho infilato fino a qui, e possiamo fare ora l'infilatura d'aria, che è la parte che mi piace di più in assoluto. Ok, e il filo è uscito qui alla fine. E siamo pronti per fare il punto copertura. Lo farò a 2 cm dal fondo, ho stirato l'orlo da sopra e adesso partiamo con la cucitura dal fianco verso il dietro, appena prima, diciamo. I 2 centimetri qui si riferiscono alla metà qui in mezzo, quindi se io voglio che la prima delle cuciture sia a 2 centimetri e l'altra 1,5, devo stare un po' prima, ma essendo che ho un punto copertura largo, mi va bene considerare la tacca dei 2 centimetri in modo che questa inizi un pelo sopra. Quindi 2 centimetri cadono a metà dei 2 qui. Però se dietro avessi lasciato l'orlo già stretto di 2 centimetri dovrei fare attenzione a questa cosa, quindi fermarmi a 1,7 qua col tessuto.
Nel mio caso posso fregarmene abbastanza perché ho stoffa dietro e quindi mi allineo semplicemente alla tacca dei 2 centimetri. Anche qui facciamo attenzione a non tirare il tessuto mentre cuciamo. Io mentre ho annodato i fili, quelli iniziali, li ho portati tutti qui sotto e li ho annodati tutti insieme e ora possiamo finire la cucitura. Ok, ora faccio un giro indietro intero del volantino, tiriamo su, sfilo indietro e tengo con le dita i fili, che se no si sfilacchiano troppo, tiriamo fuori così e tagliamo. Quindi mi tengo questo in dentro per non confonderli, prendo questi uno alla volta, so che è un po' una rottura ma è il modo più sicuro per essere sicuri che il punto copertura non si sfila. Ok. Annodiamo senza tirare. E poi annodo questi 2 fili al filo rimanente. E direi che siamo pronti, tagliamo via. E adesso non mi resta che tagliare a filo con una forbice bella appuntita e il nostro pantalone è finito. Vi ricordo che se volete questo cartamodello in formato digitale sviluppato nelle varie taglie standard potete scrivermi alla mail che trovate in descrizione e ora vi lascio il risultato finito e indossato.